Ma proprio quando avevo ritrovato l'allegria, la terra sulla testa ci frenò. Ed io gridai a gran voce, Achille dove sei? Ma il tuo sorriso adesso non parlò. Nere le mani di carbone, spenti quegli occhi di passione. Cantava la vita, è un'emozione che porto dentro l'anima. Ora capisco che dicevi tu quando parlavi di volare via. Ora capisco quel sorriso che apriva un cielo nei pensieri tuoi. Ora capi. Signor Giuffrida? Buongiorno. Prego, si accomodi. Ok, com'è venuta? Ma direi che va bene, va bene. Semmai ne possiamo fare un'altra. Grazie di aver accettato. Il mio lavoro è quello di raccontare belle storie e dal materiale che mi ha inviato ho capito subito che vale la pena di ascoltare la sua. Era il brano che mi ha inviato sull'audiocassetta? Sì, l'ho registrato più di 50 anni fa, proprio con quello. All'epoca non era da tutti possedere uno di questi. È vero. Mio padre aveva un negozio di elettronica proprio qui vicino. E quindi io da ragazzo potevo avere ogni nuovo aggeggio tecnologico prima degli altri. E le voci sul finale di registrazione di chi sono? Quelle appartengono a Rec, a Sal e anche a me. Eravamo ancora al liceo quando le ho incise. Questa valigia ne ha di storie da raccontare. È stata una inseparabile compagna di viaggio e di mille avventure. Questo è Sal, questo è Rec e questo sono io. Eravate compagni di classe? Sì.
sospiri è un gran bel pezzo. Un classico per quei tempi. Nulla da invidiare a The Wither Shade of Pale dei Procurarum. Devo ammettere che se mi trovo qui anche grazie a quella canzone. L'ho sempre sostenuto e anche se non superarono le selezioni per Castrocaro, a livello locale ottennero molti consensi. E quando iniziarono ad esibirsi dal vivo? Durante l'estate del 1964 il professore Baffetta organizzò delle serate nelle piazze dei piccoli paesi etnei dove i ragazzi, oltre ai loro inediti, suonarono anche le canzoni famose di quel periodo. Mio padre si lasciò coinvolgere a tal punto che ci regalò un impianto di altoparlanti Montarbo per vederci esibire bene. Adorava la loro versione di Tutta mia la città. Ragazzi, non possiamo provare così. È Camuria, quello che ci disse Chissi che siamo qua che proviamo. Mimmo, non mi seccate. Ho capito. Avvicinati. Vado io. No, possiamo continuare, io mi distraggo e poi non sono capace. Lo capisci? Abbiamo detto 10.000 volte. A voi hai canzone da fare. I ragazzi stanno provando. Quindi, per adesso, andiamo ora a destra. Turi Caschetto era uno dei personaggi del paese e veniva spesso a trovarci in cantina, era fissato con Caterina Caselli e ci chiedeva una canzone di Caterina. Cantava a squarciagola per tutto il quartiere. Disturbava le prove? Sì, ma si faceva volere bene perché ogni tanto ce lo portavamo da presso che ci aiutava a trasportare gli strumenti e l'amplificazione. Chi scriveva le canzoni? Principalmente era Sal che buttava giù un testo con una melodia principale. A volte veniva anche al contrario. Comunque insieme quando avevano finito il lavoro la facevano ascoltare agli altri e insieme la arrangiavano poi. E domandavano mai il suo parere? Ma a dire il vero mi facevano ascoltare i loro inediti sempre prima di Baffetta. Una bella responsabilità. Mi consideravano parte del gruppo ed era naturale che ciò accadesse. E il bacio dell'amore com'era? Non fu il loro brano migliore, ci persero molto tempo, però mentre cercavano l'arrangiamento giusto per quello, nacque, a mio parere, quello che è il loro brano più rappresentativo. Oh, e siamo sempre qui su Radio Palermo con i vincitori del concorso Radio Anch'io e 1967. Gli specialisti dei sogni. Il vostro brano dal titolo Il nostro paradiso ha ricevuto il maggior numero di dediche telefoniche in 24 ore. Bravi ragazzi, complimenti, Abbiamo costretto con le minacce, quasi con forza, tutti i nostri amici e parenti a dedicarsi a vicenda la nostra canzone. È vero, e comunque sinceramente non ci aspettavamo questa vittoria. Oh Piccio, ma sapete qual è il vostro premio per questa edizione? 10 kg di panelle? No, mi dispiace, ma
avete vinto un video della vostra canzone girato dal maestro Gerardo Cresanti per conto della Siculia Cinematografica. Ragazzi, questo sì che è un vero regalo, E allora, in attesa di vedere il vostro video, riascoltiamola la canzone vincitrice, Il nostro paradiso degli specialisti dei sogni. Quella nel 1968 era la mia ragazza. Ero perdutamente innamorato di lei, la veneravo. Qualunque cosa stessi facendo, se lei mi chiamava, io piantavo tutto e tutti e andavo subito da lei. Tanto che i ragazzi le misero il soprannome Dea. E quando mi lasciò e mi videro così triste e disperato, scrissero una canzone per farla tornare da me. E come finì? Siamo stati sposati per 38 anni. Poi lei se n'è andata. Ma questa è tutta un'altra storia. Mi spiace, non sapevo. No, non ha importanza. La rivedrò presto. Come va? Meglio. Qui c'era il negozio di mio padre. Era grande. Abbastanza, abbastanza. E lì, in fondo alla strada, vedi, c'era quel palazzo. Nel marzo del 1979, Sal, Rec, Step e Peppe salirono su quella terrazza e, come fecero i Beatles a Londra, si misero a suonare e cantare. Avevano la stessa motivazione dei Fab Four. Era un periodo di protesta, ce n'era una per ogni cosa. Noi qui protestavamo per l'abbattimento di uno storico palazzo da sempre adibito all'accoglienza ai poveri e ai bisognosi. Guardo intorno e tu non ci sei più. Scappi via, sola tu. Qui c'è la sede della Proloco. Organizzarono loro il gemellaggio tra la comunità siciliana che viveva a Santa Barbara in California e la città di Paternò. Quindi si riferiva a questo nell'email quando ha scritto che arrivarono perfino in America. Gli specialisti dei sogni erano gli artisti locali più conosciuti in quel momento, no? E quindi per questo furono incaricati dal comune di realizzare un brano con gli auguri di Natale da spedire oltreoceano. Child to look Santa Cruz, dreams of horror. The sun terrified the world of kiss and will die. But come and
the sky rather than already Christmas. And you can, if you wanna change. And woman who screams in the silence will be of tears. What's the blind man who's standing in the street? He can't know the girl. The priest speaks to the faith who don't know what it meant. When I dream full of life, it seems already Christmas. And you can, if you wanna change. C'è una vista magnifica da quassù. Disse la stessa cosa Step il giorno in cui informò i suoi compagni che sarebbe partito per andare a cercare fortuna al nord. Era un pomeriggio come questo e ci siamo riuniti qui come facevamo sempre ogni volta che c'erano questioni da risolvere. Peppe era partito una settimana prima, era emigrato in Canada con i suoi. Il professore Baffetta ci comunicò che aveva già trovato un sostituto per suonare il basso, mancava solo il batterista. Fu un momento difficile per tutti. Fu allora che il gruppo si sciolse. Il professore ci portò Tony Moroso ed Henry Botta, altri due suoi alunni che non avevano molta dimestichezza con il basso e la batteria, ma nonostante ciò, a febbraio del 1970, la band con i nuovi componenti animò il Carnevale di Paternò, esibendosi prima alla Galleria Caserta e poi all'Auditorium. Attraverso i sensi puoi raggiungere la più assoluta completezza del tuo essere. E già hai tutto quel che vuoi. Nothing's gonna change my world. 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 Quindi, nell'estate del 70 il gruppo si sfalda perché anche Tony ed Harry lasciano la band per impegni personali. Rimangono solo i fondatori Sal e Re, giusto? E decidono di partire per l'India. Esatto. Sentivano tutti il bisogno di una rinascita spirituale che avrebbe elevato la loro musica verso ideali più nobili. E trovarono in India ciò che cercavano. Ma sinceramente non l'ho mai capito. So che conobbero un guru che li ispirò per la composizione del testo e della musica di un nuovo brano. Rec imparò a suonare il sitar e Sal a meditare le parole. Fu un periodo strano per tutti.
è stata una bella passeggiata. Già, conoscere i luoghi dove si svolgono le storie che racconto è fondamentale per me. La pensavano allo stesso modo anche Sal e Rec. Infatti il giorno di Tutti i Santi si presentarono a casa mia dopo più di 5 mesi che non avevo alcuna notizia di loro e io aprii la porta e me li ritrovai davanti e li feci entrare e siamo rimasti 3 giorni insieme a raccontarci un po' di tutto. E non avvisaste il professore del loro ritorno? Non subito, perché volevamo goderci un po' di spensieratezza, ma non fu per molto, perché lui lo venne a sapere, non so come, e si catapultò in cantina per convincere i ragazzi a riformare il gruppo e portò con sé una proposta che non poterono rifiutare: apparire in un musicarello con la regia di Nevio Marani cantando un loro inedito. Fu girato a Catania e siccome il regista voleva una band e non un duo, la produzione procurò altri 2 componenti provenienti da un gruppo acese famoso in quel periodo, Frank Palazzo e Marco Desideri. Della sera lentamente camminavo tra la gente. Le strade illuminate dalle stelle che ci cambiano la pelle. La musica suonava tra le onde, noi di corsa verso il mare e segnare all'orizzonte il cielo così limpido. La notte fa danzare questa notte da vivere con te, il cuore si addormenta. La notte è d'amore questa notte, quel sentimento che puoi vivere con me. Quindi fu grazie al film che Desideri e Palazzo entrarono nella band? Sì, fu un colpo di fulmine. Tutti e 4 avevano bisogno di suonare e di crescere artisticamente. Si rinchiusero in cantina per mesi a provare le canzoni vecchie e a scriverne delle nuove. Provavano tutti i giorni e continuarono così fino alla fine dell'anno. Inshallah, Inshallah. All'inizio del 72 Baffetta conobbe Al Collins ad una festa a Taormina. Era un musicista di origine anglosassone che in cerca di una band per partecipare al Festival della canzone di Malta. Lo presentò ai ragazzi e insieme scrissero Inshallah. La band arrivò alla Valletta il 22 marzo e il festival iniziò il 1° aprile. Alloggiarono all'hotel Aloha e prima dell'esibizione fecero conoscenza con Ezio Maria Guzman, proprietario del locale Crazy House. Lì i ragazzi e i loro manager fecero molte conoscenze. Freddy Bezzina, manager e collaboratore dell'etichetta maltese Gardala Music, la sua compagna Marla Atlas, nota fotografa e regista dell'isola, e soprattutto la sua cantante Fiona Carter. Come si classificarono gli specialisti dei sogni? Onestamente non me lo ricordo, di sicuro non vinsero, ma so che passarono molti giorni ancora con i loro nuovi amici al Crazy House e lì scattò l'alchimia fra loro e Fiona.
una magia che portò inevitabilmente ad una collaborazione musicale, che li costrinse a rimanere sull'isola ancora per quasi un anno. E Baffetta? E lui non era tanto d'accordo con questa collaborazione. A Malta c'era molta libertà e lui temeva che i suoi alunni si sarebbero lasciati andare troppo ai vizi, perdendo di vista quello che era lo scopo principale della loro visita sull'isola, e cioè la musica. Ma i ragazzi non vollero dargli ascolto e lui se ne tornò da solo in Sicilia. E a lei mancavano? Molto. Ma io ero impegnato nei preparativi per portare all'altare la mia amata e non potevo raggiungerli. Ma ci sentivamo spesso, sia telefonicamente che per lettere o cartoline. E loro mi aggiornavano sui loro progressi ed io sui preparativi del mio matrimonio. Questo fu il primo e unico disco inciso in una sala di registrazione. Bezzina sfruttò l'idillio fra la sua cantante e il gruppo paternese e ne nacque un brano significativo che poi affidò alla sua compagna perché ne girasse un video per promuoverlo. E quando tornarono in Italia? Il 9 agosto del 1974. Ricordo addirittura la data esatta. Il giorno del mio matrimonio. Per il lato B utilizzarono un brano inedito scritto prima di partire e stavolta fu Baffetta a pretendere la registrazione di un video da girare a Paternò. Era una scusa per farli restare in città? Sì, il manager persuase telefonicamente Marla Atlas a girarlo, offrendole un soggiorno a Taormina, e lei accettò. Lungo le strade illuminate io
strano che non trovarono etichette anche minori disposte a pubblicare il disco. In quel periodo distribuivano veramente di tutto. Questo 45 giri non è inferiore a uno dei Nuovi Chiodi o dei Balordi. Lo so. Deve essere stato frustrante e deludente. Molto. Ma ognuno cercava nell'altro una colpa che nessuno aveva. Sal si consolò tra le braccia di Fiona andando a Malta a imparare l'inglese e a scrivere canzoni in lingua. Gli altri tornarono alla loro quotidianità e Baffetta riprese ad insegnare a tempo pieno. Solo Desideri parve non accusare il colpo, perché forse era impegnato a saltare da un letto all'altro delle donne che amava. Era diventato un vero tombè. Sicuro di volerlo fare? L'ho chiesto solo perché per me è importante raccogliere quante più emozioni possibili da persone, oggetti e luoghi che hanno un legame con la storia. Lo so, e non avrei dovuto aspettare questo per farlo. Questo pezzo fu molto importante per la band, ma soprattutto per Sal. Nell'autunno del 1975 tornò da Malta in compagnia di Al Collins e era disperato perché Fiona lo aveva lasciato e mi chiese di aiutarlo a convincere gli altri a suonare una canzone che aveva scritto per lei. A quanto pare ci riuscì. L'unico che non potei rintracciare fu Marco Desideri. Da Malta in poi era diventato incostante, correva solo dietro le ragazze. E fra l'altro in quel momento aveva pure iniziato a fare i fotoromanzi come Franco Gasparri. Io non so dirtelo quanto ti voglio, io non resisto. Sto aspettando che il sole, mentre sorge, ti porti da me. Sto nuotando nel mare delle lacrime mie in cerca di te, perché tu sei me ed io sono te. Insieme noi siamo vita. Vieni, amore, sto aspettando che il sole, mentre sorge. È vero che quell'anno scrissero anche una colonna sonora per film? Duello sul fiume di Ludovico Cambria, un giovane regista catanese. Il lungometraggio doveva essere un western, girato interamente qui vicino, nella splendida location del fiume Simeto. Credo che fosse il 76 comunque. Ma Sal non c'era? Sì, lui era tornato a Malta con Fiona. E la band accettò senza di lui? Non avevano scelta, erano fermi da quasi un anno. E quando lo completarono? Mai. Nel 77 sembrava che tutto si fosse rimesso a posto. Sal e Fiona vennero ad abitare a Paternò. Marco Desideri si era stancato di girovagare ed era tornato a casa e tutti insieme si misero sotto per completare il tema principale del film e per partecipare alle serate dei concerti che gli procurava il loro devoto manager. E che successe? Successe quello che accade da sempre quando si guasta un equilibrio. Una donna che spezza il cuore di un uomo. Parla di Fiona? Sì, improvvisamente disse
che non voleva più restare in Italia, che non si era ambientata, che non ci stava bene. Sal tentò in tutti i modi di convincerla a rimanere, ma lei disse che a Malta Bezzina aveva ottenuto il sì dalla GAR per un nuovo 45 giri e, per quanto dicesse di amare il mio amico, non volle sentire ragioni e se ne tornò nella sua isola. E la band? La band, gli specialisti dei sogni si presero una pausa di riflessione. Quello che ci rimase più male fu proprio Baffetta, perché dovette annullare il contratto per la colonna sonora del film e tutte le date dei concerti fino a dicembre. I ragazzi si esibirono sul palco del Festival Risuoni a Centuripe il 16 gennaio del 1979. Avevano affittato un pulmino Volkswagen T2 in previsione del viaggio a Roma alla Record Bazaar. La sottoetichetta della CDG? Sì, il professore era stato contattato nel novembre del 78 da un loro responsabile che gli aveva comunicato l'intenzione della società di produrre un 45 giri degli specialisti dei sogni. Ma il gruppo, a quanto ho capito, nel 78 aveva smesso di suonare. Sì, ma Enrico Baffetta andò a stanarli uno per uno nelle loro case, convincendoli con un bel discorso motivazionale a riprendere gli strumenti e a sfruttare quell'occasione che in fondo aspettavano da tutta una vita. Parteciparono a Risuoni per riprendere dimestichezza con gli strumenti e il palco? Sì. Subito dopo l'esibizione si misero in viaggio per tornare a Paternò e proprio su questa maledetta strada statale 121 Sal stava guidando il pulmino e sicuramente cantava felice assieme ai suoi amici per avere concluso bene il concerto quando un camion pieno di arance proveniente dal senso opposto perse il controllo e finì sulla loro corsia schiacciandoli contro quel muro.
alle 23:55, i carabinieri chiamarono il professore Baffetta per comunicargli che Sal Visconti, Rec Nichols, Frankie Palazzo, Marco Desideri e Al Collins erano deceduti in un incidente stradale. Quando il professore mi chiamò a casa io non volevo crederci. Ero rimasto lì con mia moglie perché aspettavamo che partorisse da un momento all'altro. Continuavo a ripetermi che fosse tutto uno scherzo, invece era tutto vero. Mi dispiace. Erano destinati ad avere un successo nazionale, forse anche internazionale, e per tutta una serie di motivi non ci sono riusciti. Forse non si sono trovati al momento e al posto giusto con le persone giuste. Sal diceva sempre: nasciamo per inseguire i nostri sogni e quando li raggiungiamo scopriamo il senso della loro esistenza. Per me sono e rimarranno sempre la migliore band italiana mai esistita. La loro storia. Perché non sono mai riuscito a superare il dolore per la loro perdita. Erano i miei amici, i miei compagni, i miei fratelli, i miei idoli. Riprendere i loro video, le loro canzoni, le loro fotografie mi feriva, mi faceva sentire in colpa perché non ero con loro quella sera. Credo che ognuno di noi abbia un destino già scritto. E lei quella sera si trovava dove esso aveva deciso di tenerla. Forse è così o forse no, ma tanto ormai non ha più importanza. Se ho deciso di raccontarti questa storia è perché non voglio andarmene con un altro peso sulla coscienza. Il mondo deve conoscere gli specialisti dei sogni e la loro musica. Ora devo andare. È stato un bellissimo viaggio che spero possa finire nel modo migliore possibile per tutti. Voglio darti una cosa che può esserti utile. Di che si tratta? È una lettera di Fiona Carter. Era arrivata la mattina dell'incidente. Ma io non lo sapevo, lo scoprì solo qualche giorno dopo, ma a quel punto non ho avuto più il coraggio di aprirla. Vedi, potresti trovarci qualcosa di interessante da aggiungere a ciò che ti ho raccontato. Ok. Grazie.
un viaggio alla scoperta di noi stessi e del senso della nostra esistenza. Di ciò che ci appartiene, ciò che ci appartiene. Ciao Sal, so di essere andata via in malo modo e senza troppe spiegazioni. Ti ho detto che non mi piaceva la Sicilia e che volevo incidere il nuovo disco a Malta con Bezzina, ma soprattutto che non credevo più al tuo sogno di musicista. Devo confessarti che ho mentito e non solo su quello. Io ho sempre creduto in te e nella band e proprio per questo mi sono allontanata. Per lasciarti libero di esprimere la tua arte e la tua essenza, senza distrarti con il peso delle responsabilità. A settembre del 77 ho scoperto di essere incinta. Ma non ho avuto il coraggio di dirtelo, perché non sapevo neanche se fossi stata in grado di essere madre. Non mi sentivo pronta. E forse non lo sono ancora adesso che stringo fra le braccia tua figlia. Ha compiuto 9 mesi ed è davvero difficile e faticoso crescerla da sola. Se ti scrivo è perché vorrei fartela conoscere e perché ti amo più di sempre. E se mi perdonerai torneremo insieme e la tireremo su come una vera famiglia. Hai i tuoi occhi e la tua voce e come te non vuole mai farmi dormire. Ti aspettiamo, tua Fiona.
Ehi, prova, ehi. Ragazzi, fate un saluto sul registratore nuovo, guardate che cosa mi ha portato mio padre. Ciao Mimmo, ciao registratore. Di questi non ne avete visti mai ancora. Ma senza microfono. Assolutamente, cose nuove. Prendi questo. Sono le cose che portano in negozio. Assolutamente. Mi passi la cosa. Oh, comunque Mimmo, domani. Domani pomeriggio noi passiamo alla bottega. No, dovete passare per forza, ragazzi. Domani vi faccio provare delle casse nuove che hanno portato in negozio da mio padre. Sono spaziali. Dato che arriviamo. Marco! Vabbè, comunque. Mimmo, ci vediamo domani. A domani, ragazzi. Oh, spaccate, mi raccomando. Ciao, ciao. Fra la nebbia c'è una stanza senza mura, ci ameremo lì, sotto gli occhi dell'eternità. Questo è il nostro paradiso, con un bacio puoi volare, dove il cielo sei tu. Questo è il nostro paradiso, un abbraccio e ti ritrovi a nuotare dove il mare sei tu. Fra la nebbia c'è una pioggia
Sono sicura che conosci questo gruppo musicale e la loro storia meglio di me. Ma io ho fatto del mio meglio per farli conoscere al grande pubblico. E sai perché? Perché sono una specialista dei sogni anch'io. E so che anche tu lo sei. Vorresti incontrarlo? Firmato. Tua figlia, Aria. Ti prometto che quel giorno arriverà e non ci crederai. Un sogno sai è difficile da realizzare. Io ti prometto che non ti dirò bugie. Ti illuderai, un desiderio sai, non sa aspettare. Eccomi qua, tra sogno e realtà, cercando di non vivere a metà quello che provo e che sicuro arriverà per noi. Io ti prometto che poi torneremo là dove il destino sa, perché ci aspetta già per benedirci. Io ti prometto che non me ne andrò mai più e non ti lascerò sola nel tuo dolore, per sempre ci sarò. Cercando di non vivere a metà quello che provo e che ti giuro arriverà. Non lasciar la mia mano, anche se vado piano, non accetterò che tu viva ancora. Eccomi qua, io ti prometto che qualunque cosa dica, faccia, pensi, provi e sogni, la faremo insieme a noi. La faremo insieme a noi. La faremo insieme.